Benvenuti, benvenuti. Sono molto contento. In questo webinar parliamo di leadership e parto subito con una domanda, una riflessione. Dove serve la leadership? In quali ambiti serve la leadership secondo voi? Se doveste pensarci, se ci pensate bene. Io immagino che molti di voi stiano già pensando qualcosa come ovunque e sarebbe assolutamente la risposta giusta, perché la leadership serve in famiglia, serve con gli amici, serve al lavoro, serve online, serve per la vendita, per strada, per cambiare, serve per te stesso, serve per difesa. Voglio raccontarvi una storia. Ho un cane alano, un cane molto grande. Faccio una passeggiata in mezzo alle colline e succede un fatto, succede una cosa. Incontro due cani liberi, due maremmani. Bene, per quanto il mio cane sia grande perché è un alano e ha comunque una sorta di equilibrio, non ha una storia come i maremmani, una storia di 2000 anni, insomma. E cosa succede? Che un po' mi spavento, il mio cane era libero. Eh, Innato dentro di me nasce una reazione. Quando i due cani si avvicinano e io vedo che il mio alano è tra me e i due cani, penso se decide di fare una mossa sbagliata qua probabilmente siamo morti in due. Istintivamente decido di controllare la situazione con una fermezza e una determinazione forte, totale, cioè dico ai due maremmani, non so neanche come, state là, o cose di questo tipo. E ripetutamente richiamo il mio Lano tanto che potessi riprenderlo al guinzaglio per poi sperare di andare via senza che potesse accadere qualcosa di storto. Le cose vanno bene, i due maremmani stranamente diciamo, allontanano. Io posso prendere Yolanda, il mio alano, e portarlo con me per poi cambiare direzione. Non so chi avesse deciso di lasciare liberi quei cani in un percorso segnalato, però così è stato. Perché vi parlo di questa cosa? Perché è necessario, quando si parla di leadership, immaginare che è ovunque, capire che questo è un episodio in cui, nel momento in cui tu hai una centratura, bene, la leadership fa tutta la differenza del mondo. Essere centrato e avere probabilmente da dentro, quella cosa che ti parte da dentro, che è dall'altra parte percepisce, bene, fa tutta la differenza, insomma, anche in una situazione come quella. Allora, intanto voglio salutare tutti, sono Cristian Pagliarani e da 30 anni guido le mie aziende, sono un imprenditore prima di tutto, con mediamente 50 collaboratori, per cui ho ben chiare tutte le tematiche della gestione di impresa. E poi da un altro bel po' di anni, parliamo del 2005, per cui ne sono passati 20 invece, lavoro con imprenditori, professionisti per aiutarli a guidare al meglio ciò che fanno e ciò che vorrebbero fare. Per cui sono prima di tutto imprenditore, gestisco le mie imprese e dopo sono anche consulente, formatore. Unisco la pratica e l'esperienza, ciò che io devo mettere in pratica nel mio mondo da sempre, e quando vado in casa degli altri l'idea è proprio di dare una mano a cambiare le cose, a fare la differenza. Era importante proprio dirlo, condividerlo. Bene, la leadership su se stessi. La maggior parte delle persone non ha un problema di soldi, di lavoro o di opportunità. Certo, chi si deve avviare oggi deve sistemare anche queste cose, ma la maggior parte delle persone ha un problema di leadership su se stessa. Diciamo che questo si vede ogni giorno, si vede nelle scelte che rimandate, nelle decisioni che evitate, si vede nella vita che magari non state guidando per davvero. Se alcune volte ci si sente bloccati o stanchi, magari stanchi di impegnarvi senza ottenere ciò che meritate, il punto non è fare di più. Il punto è imparare a guidarvi meglio, un punto fondamentale. E allora ci sono delle fondamenta come il mindset, la vendita, ad esempio. Magari il mindset è un tema essenziale. Senza quello, diciamo che qualsiasi palazzo crolla. È aprire la strada e la testa per capire che cosa blocca a livello, ad esempio, inconscio. È proprio essenziale farlo. Spesso accade che magari le persone vivono pressioni per mille motivi. Diciamo che anche
solo le multe prese con l'automobile da pagare che si accumulano e poi creano stress, sono per molti motivi di pressione. Oppure magari dire le cose spinose ad un proprio socio, ad un collaboratore che stimiamo, perché quello che non stimiamo si sa che è più facile probabilmente confrontarlo, ma diventa difficile invece quando stimiamo una persona proprio perché ci teniamo, e quando ci teniamo e nessuno ci ha dato un metodo, beh, allora si complicano le cose. Poi diciamo che tra le fondamenta, oltre al mindset, potremmo parlare della vendita, tutti i temi di leadership, la benzina che serve per andare avanti, se vogliamo classificarla così, la vendita, ok? Senza la capacità di proporvi, senza la capacità di chiudere, il rischio è che le idee restano dei sogni nel cassetto. E anche questo, come la leadership, vale ovunque. I temi di vendita valgono ovunque, ad esempio. Spesso dico cose come: o voi vendete a vostro figlio, marito, moglie, insomma chi volete, l'idea che deve comportarsi bene, che è il film da vedere stasera, o lei vende a voi l'idea che si fa invece come dice lei, come dice lui. Ok? Quindi con la leadership invece mettiamo il volante. Ok, serve avere un motore potente che magari è la vendita, serve avere un telaio solido che è il mindset, ma se non sai dove stai andando, o se magari alla prima curva vai fuori strada perché non sai guidare te stesso, oppure non sai guidare i tuoi soci, i tuoi collaboratori, allora manca una parte che è particolarmente importante. Qui parliamo di leadership, non quella da palco. Parliamo di leadership, quella più importante, la leadership di te stesso, dei nuovi condottieri, quindi la leadership dei nuovi condottieri. Sono le persone che nel mondo che arriva non si perdono i nuovi condottieri, sono le persone che nel mondo che arriva non si spezzano, non si vendono i nuovi condottieri. L'intenzione è cercare di fare chiarezza in questi 40-45 minuti in cui staremo insieme, mettere ordine. Voglio che usciate da questo webinar con la sensazione di essere stati riordinati, con una visione più chiara, magari con una o due strategie importanti per voi, con degli strumenti proprio pratici da applicare da domani, che sia nella vostra vita personale o nel lavoro. E voglio partire subito con i tre cappelli del dentista. I tre cappelli, immaginatevi un cilindro, un cappello da portare. Bene, tipicamente il primo cappello è quello del clinico, per cui io faccio il clinico nel mio studio. Il secondo cappello è quello dell'imprenditore e il terzo cappello è quello del leader. C'è un problema. Qual è questo problema? Che passiamo quasi tutto il tempo sul primo cappello. Questo è tipico dell'imprenditoria italiana, in realtà dell'artigiano italiano, che esso abbia una laurea in medicina, che faccia l'elettricista e impianti elettrici, insomma. Questo è un guaio, il fatto che passiamo quasi tutto il tempo sul primo cappello, cioè il cappello del mettere le mani, diciamo così, in pasta. Però senza il secondo e il terzo cappello lo studio non cresce, magari i pazienti non capiscono che cosa volete comunicargli, che cosa volete, il team si demotiva, i consulenti bravi e la tecnologia usata bene ci danno sicuramente la possibilità di potenziare gli altri due cappelli. Quindi non solo la parte clinica, ma la parte imprenditoriale e la parte di leadership, che è fondamentale nei confronti di quello che noi facciamo, magari per 20, 30, volte 40 anni della nostra vita, il nostro mestiere, il nostro lavoro. E allora, se dovessi partire da, diciamo, una verità scomoda, vorrei dirvi che magari viviamo in un'epoca in cui l'informazione è ovunque, eppure la gente ripete gli stessi schemi, a volte gli stessi errori. Perché? Perché spesso, diciamo così, la gente confonde, le persone confondono la crescita con il consumo di contenuti, ad esempio. Cioè, ascoltandomi bene, la crescita vera non è che avviene quando impari qualcosa di nuovo, in realtà è anche per questo, ma soprattutto avviene quando magari smetti di fare qualcosa di vecchio. Crescere per me significa perdere una vecchia identità, che messa così sembra, ma è molto più difficile che in qualche modo adottarne una nuova. A volte si sovrappongono, ma le vecchie identità sono difficili da mollare. Perché? Perché abbiamo un imprinting, veniamo dal di lì
E quando c'è un programma fatto, spodestarlo non è semplice. Questo significa proprio, ad esempio, deludere le aspettative di qualcuno, magari che vi voleva diversi, vi voleva come vi aveva visti fino a quel momento, a quel punto. E questo fa paura. Ecco perché magari l'idea è studiate, perché vi motivate, fate magari a volte corsi su corsi per chi decide di farlo. L'idea è quasi di farlo per calmarvi, per calmarci, per sentirsi a posto, per eventualmente rimandare le scelte vere. Insomma, la crescita non inizia con cosa posso imparare, ma con cosa devo smettere di proteggere. Quindi, per assurdo, crescita è più facile che significhi perdere qualcosa. Nessuno lo dice abbastanza chiaro. Perdere un ruolo, magari è perdere un'immagine, l'immagine del buono, del buonista, di quello che deve accomodare sempre tutto e tutti, o di quello invece no, che è rigido perché non può concedere niente a nessuno. Insomma, perdere un'immagine, perdere una scusa, perdere una comodità, decidetelo voi. Questa è la ragione per cui tanti restano bloccati, perché magari vogliono il risultato nuovo, ma non vogliono lasciare l'identità vecchia, per cui diventa difficile. Guardate, in questo webinar tocchiamo i concetti della leadership dei nuovi condottieri, ma hai 2 giorni che faremo sulla leadership, che non so se Eptamed vi ha già parlato di questo, ma abbiamo in programma 2 giorni sulla leadership interi, di cui vi parlerà qualcuno presto. Non è che ci limitiamo solo a parlare, lì lavoriamo chirurgicamente per staccare via i vecchi strati e dare tecniche semplici affinché voi possiate provarle subito, metterle in pratica, provarle al lavoro, tenerle con voi, diventare quella roba lì. Vogliamo che in quei 2 giorni si venga per prendere appunti e soprattutto per lasciare giù la pelle vecchia, magari che rischia di soffocare nel medio periodo o nel lungo periodo. È un lavoro che richiede del tempo perché è un'immersione totale, qualcosa che si impara a fare tanto che i dubbi sul come fare a fare certe cose in qualche modo vengano proprio spazzati via. Questa è crescita operativa, pratica, semplice. Ad esempio, se dovessimo parlare dei meccanismi di sblocco, l'idea è immaginatevi 4 meccanismi che possono bloccare, sbloccare le cose. Se non state ottenendo i risultati, per chi magari non riesce a ottenere i risultati che vuole, potrebbe immaginare che ci sono questi 4 meccanismi interni e a volte qualcuno dà la colpa al mercato, qualcuno dà la colpa al governo, in realtà non è né uno né l'altro, è molto più utile e funzionale pensare che siete voi, che sono io e non tutto il mondo che è fuori che cambia in continuazione. Uno di questi 4 meccanismi è l'identità vecchia, cioè quando qualcuno dice sono fatto così. Finché difendi chi sei stato, il problema è che non diventi chi potresti essere. Ecco perché magari tanti fanno un corso, 2 corsi, 10 corsi e il rischio è che la vita rimanga uguale o che il modo di fare impresa rimanga uguale perché non stanno cambiando la loro identità, stanno solo magari aggiungendo informazioni, ma aggiungere informazioni all'identità vecchia non aiuta. Il punto non è diventare qualcun altro, il punto è smettere di essere magari una versione ridotta di se stessi. Poi in questi 4 meccanismi ce n'è un altro che sono le reazioni automatiche, la reazione automatica, perché la maggior parte di noi non decide, reagisce al partner perché in qualche modo ha detto quella cosa che boom ci ha fatto reagire, reagisce al cliente, reagisce al mercato perché sono arrivati le grandi corporation, i cinesi, chiunque, reagisce al caso, reagisce al passato, reagisce e qui c'è un'idea, una frase che per me diciamo vale tanto perché il concetto è che chi reagisce non guida, chi reagisce, lo voglio ripetere, non guida. E le reazioni automatiche sono inevitabili, ma possiamo imparare a gestirle. Se sei sempre in reazione, ti stai facendo guidare, punto, non c'è altra idea. Allora la domanda diventa se vuoi essere guidato magari dalla tua emotività, ad esempio, oppure se vuoi iniziare a guidare te stesso per, diciamo, avere proprio la linea da seguire
per fare la differenza nei punti che servono di più, insomma, ad ognuno di voi, ad ognuno di noi. Poi c'è il terzo punto, che è il bisogno di approvazione. Molti non scelgono davvero perché hanno paura di deludere. Chi diciamo sarebbe da capire per ognuno di noi. La paura di deludere, la paura di essere giudicati, la paura anche di perdere consenso. Però la verità è che se vivete, diciamo, per non deludere gli altri, il rischio è di non essere mai liberi, insomma. E alla fine c'è una cosa che potrebbe essere la più triste, che per tenerci l'approvazione di alcune persone, il rischio di perdere noi stessi. Se ci pensate, è probabile che qualcuno di voi conosca gente che ha avuto, che ne so, matrimoni ad esempio di 10-20 anni, quando magari al secondo anno dovevano essere già finiti. Questo è un corso, è un webinar, un momento sulla leadership, e tra un po' arriviamo a una parte molto pragmatica, ma ho bisogno di fare un grande punto, ok? E questo è importante. Pensateci, a volte magari è l'approvazione del cameriere al ristorante che magari si è comportato male, però voi non riuscite a dirglielo e andate via con della rabbia dentro per qualcosa che di fatto non avete fatto. Insomma, per cui questo punto del bisogno di approvazione rischia di nuovo di non essere se stessi. Questo non vuol dire prendere il cameriere e dirgliene 4 nel peggiore dei modi, vuol dire serenamente trovare una formula di equilibrio, tanto da essere se stessi, da portarsi fuori al mondo, nelle storie che viviamo, che sia con i clienti, che sia con i nostri collaboratori, che sia nella nostra vita personale, insomma, con una forma di centratura diversa, lucida, tutto qua. L'ultimo di questi 4 meccanismi diciamo, di sblocco è il raccontarsela, come ad esempio le storie, raccontarci delle storie, cioè non è più il momento. Quelli che dicono cose di questo tipo, oppure devo capire meglio, oppure dai più avanti, piuttosto che adesso non posso, adesso non è il caso, adesso non è il momento. Il rischio è che se la raccontino, che dicano delle bugie per non assumersi semplicemente la responsabilità. Cioè è ovvio che a volte è vero che adesso non è il momento, però spesso è solo una storia che ci si racconta per non pagare magari il prezzo di una scelta. Banalmente, insomma, le multe, per chi prende le multe odia pagarle, e poi arriva l'accumulo. Adesso lo farò, altra storia che ci raccontiamo. Adesso lo farò. Sì, dai, adesso me lo segno e poi le pago. E poi 80 euro diventano 220, 240, non lo so neanche io. E quando ti fermano la macchina sei costretto a pagarla per davvero. Ecco, quindi a volte la storia che ti racconti per non pagare il prezzo di una scelta è la peggiora, perché le scelte, la verità è questa, e lo dobbiamo sapere, consumano energia. E quando ti racconti delle storie rimandi proprio la responsabilità, e rimandare la responsabilità significa rimandare la vita. Io ho sempre detto a 40 anni, che prima dei 40 anni, probabilmente dai miei 25-30, chi lo sa, a 40 anni a 40 anni mi laureerò serenamente. Poi ho scoperto in realtà che avevo una bassa autostima intellettuale di me stesso, e cavolo, a 20 anni ho iniziato il mondo del lavoro, e a 28 ho fatto la mia prima società importante con tante teste, tanti soci diversi. Il guaio però è che non mi facevo capire, cioè io dicevo le cose, ma le cose che dicevo non arrivavano, e solo dopo ho imparato che la mia bassa autostima intellettuale era il mio freno, il mio ostacolo. Allora io non sapevo nulla di formazione, non sapevo nulla di nulla, vorrei dire, neanche di crescita personale, del mettersi a posto. Oggi in realtà ho imparato un sacco di cose, le ho dovute imparare come imprenditore, come essere umano, come guida per gli altri. E quello che vorrei dire a voi è che quando lavoro direttamente con le persone, il fatto di dire, di smettere di raccontarsela, diciamo così, e invece iniziare a conoscere per davvero chi siamo, è un passaggio che diventa necessario. C'è tanto bisogno che questa cosa venga fatta, davvero. Fin quando a un certo punto nel mio percorso di formazione, di studi e di crescita personale, che sono arrivati dopo le superiori, ben dopo insomma,
Prima ho messo le mani in pasta per diversi anni, quindi ho lavorato da imprenditore per diversi anni, poi ho iniziato ad aggiungere degli studi che avevo lasciato. Quando ho iniziato a mettere le mani in pasta ho capito un sacco di cose di me, prima di tutto, e ho capito di questa storia della bassa autostima intellettuale. Cioè, allora io pensavo che se non avevo una laurea come uomo valevo di meno e anche come imprenditore, e in realtà stavo facendo cose incredibili, una roba assurda. Quando ho risolto questa cosa ho capito che ben poco mi interessava della laurea, era semplicemente quel pezzo di carta che mi aiutava a dire anch'io valgo qualcosa come voi. Per cui capite che si nasconde in ogni dove il punto interrogativo da sistemare, da risolvere. Per questo motivo è importante smettere di raccontarsela, perché quando impariamo a capire chi siamo e a conoscerci, possiamo andare dritto a ottenere, a fare le cose che vogliamo, possiamo anche imparare a dire comodamente dei no, che sono essenziali, che sono importanti. Quindi ora, se volessimo fare un passaggio, diciamo, abbastanza deciso, potremmo dire questo, che quasi tutti sanno dire che cosa vogliono. Il problema è che pochissimi sanno sostenere la vita che quel risultato richiede. Quindi sono tutti o tanti bravi a dire che cosa vogliono, che cosa vorrebbero, ma ciò che c'è da sostenere per il risultato che noi vorremmo, invece sono in grado di sostenerlo, di praticarlo, diciamo, in pochi. Quindi, se dovessi farvi degli esempi, le persone dicono magari voglio libertà, però magari non reggono l'incertezza. E la libertà è una bella responsabilità. Voglio leadership, ma magari non reggono il conflitto, non comprendono come può funzionare il conflitto, oppure magari voglio una relazione sana, ma magari non reggono la verità, è un altro casino, no? Immaginatevi quando chiediamo a qualcuno di dirci la verità, ma nello stesso tempo gli stiamo anche già facendo capire che se poi ce la dice noi lo giudicheremo, non staremo di fronte chiedendo come va, ma lo giudicheremo. Siamo fatti in maniera strana. O altri magari vogliono il successo, ma magari non reggono la disciplina. Certo, perché se voglio successo, devo fare dei passi, raggiungere delle cose, è necessario che io abbia disciplina, è fondamentale. Quindi probabilmente la domanda vera non è che cosa voglio. La domanda vera è cosa sei disposto a sostenere ogni giorno, cosa sei disposto o disposta a sostenere ogni giorno. Questo tu non lo sai, perché non è che noi nasciamo imparati lavorando su di noi, perché ogni risultato ha un costo, magari ha un costo emotivo, magari ha un costo relazionale, magari ha un costo identitario, però è giusto saperlo, ma prima non ci spiegano per bene queste cose, ok? Io stesso, se ci penso, vi dovessi parlare di vendita, ad esempio, tra quello che volevo o non volevo, a me la vendita faceva schifo come argomento e poi ero un imprenditore, dovevo vendere tutti i giorni nelle mie aziende. Se io immaginavo di fare tanta formazione per imparare tante cose, leadership, marketing, comunicazione, chi più ne ha più ne metta, public speaking, eccetera, ero praticamente ogni weekend in giro per il mondo a formarmi. Ecco, saltavo la vendita fin quando un giorno, per alcuni motivi che non starò a raccontarvi, sono obbligato a fare un anno e mezzo, obbligato tra virgolette, di formazione sulla vendita, la vendita della Svizzera tedesca, quella vendita molto tecnica, molto all'avanguardia. Bene, mentre diciamo andavo a formarmi, davvero stavo male perché facevo qualcosa che in qualche modo odiavo e poi a un certo punto passa quell'anno e mezzo, passo il muro del pianto, mettiamola così, ed è successo qualcosa di magico. È successo che a distanza di tempo, dovendo fare l'imprenditore, ad esempio, tutta la parte della formazione, della consulenza aziendale, mi sono trovato a confrontarmi con aziende per vendere un servizio, un prodotto, cose di questo tipo, e tutto quello che avevo imparato mi torna utile, mi torna comodo. Bene, la vendita si trasforma da il rischio di un rigetto totale che non voglio, che mi fa star male, a che fascino, che passione, voglio studiarla ancora di più, voglio conoscerla ancora di più. Per cui non è semplice. Io volevo o non volevo qualcosa, non avevo capito neanche che cosa dovevo sostenere
per pagare il prezzo, chiamiamolo così, e quindi il fatto di sostenere la vita, che quel risultato, il risultato che la vita mi chiedeva, per me era un casino, un vero e proprio casino. Il concetto è proprio questo: ogni risultato ha un costo. Se imparassimo a chiedercelo, potremo scegliere prima se noi lo faremo, cioè faremo quell'azione, prenderemo quel percorso, passatemi il termine, ad ogni costo. Questo fa parte della leadership personale, della chiarezza dei nuovi condottieri di oggi, affinché capiscano come fare a fare le cose per il proprio bene personale, per la performance, per stare sul mercato e prendere delle strade che si portano fino in fondo, per poi goderne, certo, goderne. Si fa fatica, ma poi si gode anche di un risultato nel momento in cui abbiamo chiaro qual è il prezzo da pagare. A volte nello sport è molto più semplice, perché se io voglio partire oggi e fra 4 anni partecipare alle Olimpiadi è tutto molto più chiaro. Nel lavoro non è così, non decidiamo mai se faremo un lavoro del campetto di casa, come quando si gioca a pallone, a calcio, insomma, con vicini nel quartiere, o se vorremmo fare un lavoro da categoria come la Serie C o la Serie B, prendendo il calcio, o la Serie A. È ovvio che a seconda diciamo, della categoria nella quale vogliamo giocare cambia completamente tutto, lo schema di gioco, l'impegno che dobbiamo mettere. Semplicemente noi cosa facciamo? Prendiamo una laurea per una professione e partiamo, poi lo scopriremo. Allora quelli più intraprendenti a mano costruiscono, mentre gli altri non hanno ben capito dove sono, come devono fare a giocare, quanto si devono impegnare per arrivare e giocare nella categoria che desiderano. Insomma, sembrano ABC che in realtà fanno tutta la differenza del mondo quando si comprendono per bene. Questo è un pezzo importante di questa differenza tra il volere e il sostenere o saper sostenere di cui volevo parlarvi. E allora qui arriva un tema con la responsabilità e con i nuovi condottieri, con il titolo di questo incontro, insomma. La svolta arriva quando passiamo dalla, diciamo, reazione alla responsabilità, alla presa di responsabilità. Attenzione, responsabilità non è colpa, responsabilità è in realtà è potere, ok? Responsabilità è quando dici questa è la mia parte, questa è la mia risposta, questa è la mia scelta, è quello che volete, perché magari smettete di essere vittime, si smette di essere vittime e si inizia a guidare. To lead, la guida, essere una guida, un leader, un leadership, avere una leadership centrata. Il mondo sta cambiando e immagino che ve ne sarete resi conto tutti. È veloce, velocissimo, è instabile, completamente instabile. E chi vince nel futuro? Chi lo sa? Cioè, probabilmente non chi comanda gli altri con la forza, perché è finito quel tempo. In passato andava bene, oggi è finito quel tempo. Probabilmente vinceranno i nuovi condottieri. I nuovi condottieri sono quelli che prima di tutto governano se stessi, sono quelli che magari stanno nel disagio o imparano a stare nel disagio. Certo, ogni cosa ha un limite, ma imparano a farlo, a comprenderlo senza scappare. Sono magari quelli che tengono la rotta anche senza applausi, perché a volte diventa difficile sostenere un percorso quando qualcuno ti dice dai, dai, dai che ce la fai, o cose di questo tipo. Un essere umano che magari guida se stesso diventa automaticamente un riferimento anche per gli altri. Questo è giusto saperlo, perché quando passi dalla reazione alla responsabilità succede una cosa che non è male, succede che smetti di aspettare e nel momento in cui smetti di aspettare inizi a guidare. Allora, mi succede questo durante la pandemia, che è stata dura anche per me. Io ho voluto, diciamo, prendere delle decisioni valoriali nette per alcune cose che lavorative e collaborazioni con persone con cui stavamo costruendo dei percorsi aziendali, diciamo così. Quando conosci te stesso, però, e hai chiaro, diciamo, chi sei e hai tolto delle maschere, cambia molto. Cambia molto perché diciamo che le cose difficili diventano chiare, non facili, ma chiare. Le decisioni difficili diventano chiare.
E a me succede che durante la pandemia, visto che parliamo di responsabilità, io inizio e vedo un sacco di gente online che dice un sacco di cose. E pensavo, wow, queste persone sanno già cosa fare, cosa dire, siamo nel mezzo di un qualcosa che è nuovo per tutti e io mi sono preso del tempo invece, non sapevo cosa dire. Ed era inutile per me dire delle cose perché magari faccio formazione, perché spesso ho di fronte 1000 persone, 100 persone, 50 persone a cui devo dire delle cose. Mi sono preso del tempo. A un certo punto ho preso la responsabilità, mi sono preso la responsabilità di guidare, di mettermi online, di fare dei webinar e di guidare le persone da un punto nel quale eravamo tutti rinchiusi in casa senza un'idea di quando sarebbe finita quella cosa, per dare suggerimenti di come facevo io con le mie aziende, di come facevo io con i miei fornitori, di come facevo io con i clienti, di come facevo io se il Covid, come in quel periodo, se eri uno di quelli che l'azienda, diciamo così, l'aveva fermata il Covid anziché raddoppiarla, velocizzarla, perché c'è anche chi magari ha potuto godere aziendalmente di quel periodo storico. Per cui che cosa succede? Succede che io passo da una sorta di reagisco a una situazione, alla presa di responsabilità. E la presa di responsabilità, vi dicevo, è potere, ma in realtà è questo, perché iniziano a seguirmi molte persone online e qualcuno mi scrive e mi dice io ero in una situazione molto difficile, pronto a gettare la spugna, ma le cose che hai detto mi hanno dato degli spunti e il giorno dopo sono partito con una riunione generale col mio team e da di lì è cambiato completamente tutto. Bene, prendersi la responsabilità anche di decidere di stare fermi perché non sai cosa dire e se anche tanti altri come te nel tuo settore dicono subito delle cose e tu però non ci stai capendo, prendisi sia prima la responsabilità di stare fermi che poi quella di agire di buon senso. Ecco, questo è una delle cose che dobbiamo imparare a fare. Perché può essere di aiuto per noi, può essere di aiuto per gli altri, perché quando il vento tira nella direzione giusta e le cose vanno a gonfie vele c'è bisogno, diciamoci la verità, di poco. E quando invece cambia dobbiamo sapere come fare. Per cui abbiamo bisogno di una chiarezza, di un metodo, di sapere dove guardare, chi chiedere e questo è importante. Eccoci, quindi leadership di sé. I nuovi condottieri non sono quelli che conducono gli altri, ma sono quelli che governano se stessi. Diciamo che nel mondo che arriva, che è instabile, veloce, è ambiguo, non vince chi sa tutto, non vince chi sa di più, vince chi sta in piedi interiormente, chi è centrato, chi è coerente, chi non si vende, chi non si perde nel rumore. Leadership di sé vuol dire scegliere anche senza garanzie, ad esempio, vuol dire stare nel disagio senza scappare, vuol dire dire no quando serve, vuol dire non raccontarsela, vuol dire tenere la rotta anche quando nessuno applaude, ve lo dicevo prima, insomma. Per cui io, ad esempio, c'è un momento in cui scelgo di mollare un'avventura che avevo concepito, che per me era importante, un'avventura molto molto importante, con diversi soci tanti anni fa, e soffro molto, ma nella mia testa allora io sapevo gestire un'azienda, ma non sapevo gestire un gruppo di soci, non sapevo nulla di leadership. Non sapevo gestire un gruppo di soci, incredibile, per cui la mia testa diceva, beh, siamo in tanti a mettere soldi, se uno lo vuole un po' giallo, questa azienda, l'altra lo vuole un po' blu, l'altro lo vuole un po' verde e così via, io li devo accontentare perché tutti mettono soldi, ma così però si snatura la mia visione e questo io non lo voglio. Per cui decisi di non scendere a compromessi con la mia visione, di lasciare agli altri, di lasciar fare tutto quello che volevano. E però fu una decisione che mi fece soffrire perché quel progetto io lo volevo. Lo volevo portare avanti, l'avevo concepito. Bene, il mollare però mi diede un momento di difficoltà che durò un po' di tempo, dopodiché cambiarono le cose perché io capii di cosa avevo bisogno e grazie al momento di difficoltà in realtà capii che cosa imparare e oggi parlo di leadership in giro per l'Italia
e se penso a quel momento soltanto la parola non mi era chiaro per niente che cosa volesse dire, che cosa contenesse, che cosa c'era dentro, insomma. Quindi un essere umano che guida se stesso diventa automaticamente un riferimento per gli altri, non perché parla bene, ma perché è solido, ok? E voglio andare nel concreto dandovi una strategia. Più che nel concreto, voglio concludere dandovi una strategia che a me aiuta tanto ed è una strategia al contrario, che è la strategia partendo dalla fine. È un esercizio che serve per aiutarti a prendere una decisione importante, a costruire una strategia chiara, concreta. L'idea è proprio di vedere 7 punti in cui 7 passaggi in cui una persona può fare chiarezza in un modo diverso. Per alcuni sarà molto efficace ragionare in questo modo. E perché vi parlo di strategia partendo dalla fine? Che è una idea. Perché Sun Tzu diceva che la strategia è l'affare più importante dello Stato, diceva che è il terreno proprio di vita o di morte, la via che conduce alla sopravvivenza o all'estinzione. Si deve, diceva Sun Tzu, si deve sondarla attentamente. E una delle domande più importanti che io consiglio di fermare in un'agenda, di farla suonare con regolarità, almeno una volta l'anno, ogni volta ogni 6 mesi, tanto che sia nel set degli strumenti che ti aiutano quando devi fare delle cose per non dimenticartelo, è una delle domande più importanti è qual è la strategia che serve qui, dove qui è molto importante. Ve lo dico perché in passato un caro amico medico andò anche appassionato, più che appassionato, esperto di meditazione, andò dal ministro della salute, della istruzione a San Marino, più facile incontrare lui ovviamente che in Italia, per vendere la meditazione ai bambini nelle scuole, spiegando l'importanza, eccetera. Tornò a casa, gli chiesi allora com'è andata, e lui mi disse non erano pronti, quando saranno pronti lo faremo. E io gli feci una domanda provocatoria, ma sapevo dove volevo arrivare. Gli chiesi con quale maglietta sei andato là. Ovviamente era un gioco per chiedere se tu vai a vendere un prodotto, chiamiamolo così, che si chiama meditazione, e vai con i panni di medico, se non ti ricordi di portarti dietro anche la maglietta da venditore è un casino perché rischi di non vendere. E questa è la verità, rischi di non vendere, per cui ovvio che se io sono un medico e non sono un venditore non posso inventarmi questa cosa. Infatti io lui dissi meglio assumere un venditore bravo che sappia come si fa a vendere un prodotto, lui parla e fa la vendita e tu sei il medico, sei il tecnico, per cui parlerai delle cose tecniche quando è il momento. Bene, immaginatevi se lui si fosse chiesto qual è la strategia che servi qui. Probabilmente sarebbe andato uguale o forse si sarebbe preparato in modo diverso prima di andare a fare quella vendita. Allora, questa strategia pratica, parti dalla fine, ve la voglio elencare in 7 punti. Partiamo. Diciamo che il primo punto è definisci la fine, cioè il risultato finale, devi descrivere proprio il risultato finale come se fosse già accaduto. Usa un tempo, magari dei numeri, dei fatti concreti, cioè è successo quando, la data, il periodo preciso, cioè ad esempio comprarmi la casa in collina. Bene, parti dalla fine, ho la casa in collina ed è il 2028, gennaio, febbraio, marzo 2028, ok? Descrivilo, cerca di capirlo, cos'è che è cambiato concretamente, quali numeri o fatti lo dimostrano, come sai che è andata come volevi, insomma, no? Magari vuoi vendere la tua attività e il 1° marzo 2027 l'acquirente ha pieno possesso della tua attività, insomma, e tu hai completato la vendita con i pagamenti ricevuti, il passaggio di consegne eseguito. Il punto numero 2 poi è riconosci il punto di partenza reale, per cui abbiamo capito qual è la fine e adesso ci chiediamo invece qual è l'inizio, quindi
il punto di partenza, quindi devi osservare con onestà dove sei oggi, senza giudizio, senza raccontartela, e devi capire qual è la situazione attuale, devi capire quali risorse hai, cosa magari oggi non funziona o è instabile, quali vincoli sono già presenti, magari un potenziale compratore che si è appena dichiarato ad acquistare la tua attività, è un punto di partenza che hai, devi capire come svilupparlo. Per cui punto, diciamo, numero uno è il definisci la fine, e il punto numero due invece è riconosci il punto di partenza. E poi abbiamo un punto numero tre che è identifica i pilastri non negoziabili, cioè c'è qualcosa che magari deve esistere perché il risultato sia possibile, allora che ne so, se è un tema di competenze, quali competenze devono esserci o quali sistemi o processi devono funzionare, chi deve esserci, chi non deve esserci più, se fosse un tema di persone, cosa non può mancare magari in nessun caso, se fosse l'acquisto di una casa e fosse il tema del giardino, bene, non può mancare in nessun caso il giardino, bene, lo sai, ok? Per cui il tema è i pilastri non negoziabili, non cose che dai va bene lo stesso se c'è, se non c'è, non le indecisioni, ma i pilastri non negoziabili. Se fosse un tema di pagamenti, che ne so, gli importi, il modo, le modalità, le tempistiche del pagamento, insomma. Se vendi il tuo studio, il fatto che cambi marchio, che mantenga quel marchio, se ci tieni, o il tema del personale, insomma, questo è un punto imprescindibile. Poi è il terzo punto. Poi c'è il quarto punto che è costruisci, diciamo, tre tappe a ritroso, cioè tu parti dalla fine, poi vai indietro e costruisci tre tappe fondamentali dalla fine all'inizio che stanno appunto tra la fine e l'inizio. Ok, la tappa 3 magari è cosa deve essere, cosa deve accadere poco prima del risultato finale. La tappa 2 è cos'è che va costruito prima di arrivare alla tappa 3, quindi è la tappa cuore, un po' del mezzo, quella tanto corposa. La tappa 1 sarà invece da dove inizio concretamente, ok? Per cui questo, diciamo, punto 4, costruisci tre tappe a ritroso, è come dire, bene, ho capito la fine, so qual è l'inizio e in mezzo cosa c'è. Quindi partendo dalla fine, subito prima, che cosa macro, che cosa potrebbe starci, che momento storico potrebbe starci, e poi prima ancora, e poi prima ancora, e poi ritorno al punto di partenza che ho stabilito. Il punto numero 5 è assegna delle azioni, dei risultati attesi, magari trasforma ogni tappa in delle azioni pratiche, 2, 3, ma è un livello di progettazione, non abbiamo tempo, ci mettiamo poco, però una delle mie materie è l'intelligenza artificiale. Immaginatevi oggi a unire la leadership e l'intelligenza artificiale, la progettazione, l'intelligenza artificiale, la pianificazione. E quando dico intelligenza artificiale non dico fare qualche domandina ogni tanto a ChatGPT, ma dico proprio saperla usare per come oggi necessita farlo. Quindi assegna al punto numero 5 azioni e risultati attesi. Quali azioni concrete devo fare? Quale risultato specifico mi aspetto per queste diverse tappe? Che cosa deve accadere? Come misuro le cose, se magari stanno funzionando, come lo so, insomma, come me ne rendo conto. Quindi se ti occupi ad esempio di comunicare con il personale che c'è un compratore che vuole acquistare lo studio, magari il compratore si dovrà occupare di ottenere l'approvazione della banca se gli servono dei soldi, e ovviamente, anche se sembrano banali, ogni azione ha un indicatore di successo. Cioè se la banca dice non ti do tutti i soldi che mi hai chiesto, te ne do la metà, ecco che abbiamo l'indicatore di successo oppure no, insomma, no? E se gli indicatori, cioè se le risposte al percorso che stiamo facendo sono periodiche, è meglio, tipo settimanali, ma dipende che progetto hai in mente, mensili, insomma, ok? Ad esempio, se io voglio vendere, voglio vendere la mia impresa, partire dalla fine vuol dire quando avrò venduto la mia impresa. Bene, il primo di giugno del 2028, perfetto.
Ok, cosa serve affinché il 1° di giugno 2028 io venda la mia impresa? Tornando indietro, arriverà un punto dove magari scriverò firma del preliminare, quindi verso l'inizio, arrivando ad oggi, non dalla fine, ma arrivando ad oggi, magari la firma del preliminare entro una certa data, ad esempio, insomma. Il punto numero 6 invece è trasforma la strategia in una agenda, cioè diciamo che una strategia senza un calendario resta una sorta di idea, quindi quando fai quella cosa, con chi la fai, se serve definirlo, entro quale data precisa, quanto tempo reale pensi che serva per fare quella cosa, quindi insomma inserisci queste benedette tappe nel calendario, tanto che tu abbia un piano steso. Stiamo parlando di strategia. A volte potrei dire quasi più difficile dirlo che farlo, tutto qua, però diventa importante. Poi il punto 7 applica il protocollo di correzione, cioè se tu ti sei immaginato delle cose, strada facendo qualcosa ha funzionato bene, se non ha funzionato cambialo, che cerca di capire cosa va modificato, cosa invece continui a fare uguale, insomma, e magari ogni tot fai una verifica di cosa è andato male piuttosto che no. Se stiamo parlando di ristrutturare casa, potresti fare un piano, una mappa, chiamando l'architetto, chiamando l'impresa edile e quella, ma fai un gruppo WhatsApp, la condividi, ecco che tu stai monitorando e controllando. Dovevano venire gli elettricisti, non sono venuti, slitta di una settimana, controlli e monitori e aggiusti, controlli, monitori e aggiusti, insomma. Se esegui davvero questo esercizio della strategia partendo dalla fine, ma soprattutto se hai capito quanto è importante la domanda, qual è la strategia che serve qui, non ottieni solo chiarezza, ottieni proprio direzione, cambia completamente e la direzione di fatto cambia i tuoi risultati, cambia tutto completamente. Bene, ci tenevo a darvi un esercizio pratico, qualcosa di concreto su cui lavorare. Per me era importante, molto importante. Per cui voglio dirvi grazie per il tempo che avete dedicato. Spero di vedervi 2 giorni sulla leadership, di poter rispondere ai dubbi, alle domande, di darvi tutte le strategie che io ho messo in campo da 30 anni per gestire le mie imprese e soprattutto che continuo a dare alle aziende che seguo, con l'idea che ne abbiano un risultato che poi io posso vedere, verificare, perché se io parlo di qualcosa su cui ho coerenza, cioè che capisco, su cui ho lavorato e quindi il mio augurio è proprio questo, che voi possiate prendere la pratica, il massimo della pratica e applicarlo nella vostra vita lavorativa. Spesso e volentieri però c'è sempre un parallelismo tra la vita lavorativa e la vita personale, perché quando si impara una tecnica è facile poterla mettere in diversi ambiti, non solo nel vostro studio, nella vostra professione o in quello che decidete di fare nella vita. Spero di vedervi concretamente e di cuore. Grazie, Cristian Pagliarani, buona proseguimento, buona continuazione.